Ciao a tutti, amanti del gossip turco e delle soap opera che ci fanno sognare. Benvenuti nel nostro canale, il vostro punto di riferimento per tutto ciò che riguarda il mondo dello spettacolo turco. Oggi ci immergeremo in un argomento che ha fatto parlare molto i fan, un argomento che riguarda due icone assolute del cinema e della televisione turca, Neslihan Atagul e Burak Özçivit. Sì, parleremo di quella presunta difficoltà tra i due, quel rapporto che, secondo alcuni, non sarebbe idilliaco come vorremmo immaginarlo. Per anni si sono rincorse voci, speculazioni e supposizioni sul rapporto tra Neslihan e Burak. Ricordiamo tutti la loro interpretazione magistrale in Kara Sevda, una soap opera che ha conquistato il cuore di milioni di persone in tutto il mondo. L'alchimia tra i loro personaggi, Kemal e Nihan, era palpabile, intensa, quasi magica. Ma la magia sullo schermo si è tradotta in amicizia e affetto nella vita reale? Oppure, come suggeriscono alcune indiscrezioni, c'è stata una qualche forma di tensione, di difficoltà, tra i due? Prima di addentrarci nei meandri di questo gossip, vi invito, come sempre, a iscrivervi al nostro canale. Attivate la campanella per non perdervi nessuno dei nostri video, dove vi teniamo aggiornati su tutte le novità, i pettegolezzi e le curiosità del mondo dello spettacolo turco. E ora, preparatevi, perché stiamo per svelare il perché di questa presunta difficoltà tra Neslihan Atagul e Burak Özçivit. Dobbiamo innanzitutto fare una premessa. Nel mondo dello spettacolo, e soprattutto nel mondo del gossip, è sempre difficile distinguere la verità dalla finzione. Spesso, le informazioni vengono amplificate, distorte o addirittura inventate di sana pianta per creare scalpore. Quindi, quello che vi racconteremo oggi è frutto di ricerche, interviste, indiscrezioni e testimonianze, ma non possiamo garantire che sia la verità assoluta. Cercheremo di navigare questo mare di supposizioni con la bussola della ragione e un pizzico di sana curiosità. Partiamo dal principio. Neslihan e Burak hanno lavorato a stretto contatto per anni durante le riprese di Kara Sevda. Ore e ore passate insieme sul set, a interpretare personaggi intensi, a condividere emozioni forti. Questo tipo di esperienza può creare legami profondi, amicizie durature, ma può anche generare tensioni. Soprattutto se le personalità dei due attori sono molto diverse o se ci sono divergenze professionali, artistiche o addirittura personali. Immaginate le lunghe giornate di riprese, la pressione per mantenere alta la qualità del lavoro, la necessità di coesistenza in spazi ristretti. Tutti questi fattori possono contribuire a creare un ambiente carico di potenziale, sia positivo che negativo. Una delle prime voci che circolavano riguardava proprio le diverse visioni sul lavoro. Si diceva che Burak, essendo un attore con una carriera già ben avviata e con un'immagine molto precisa da proteggere, fosse molto meticoloso e attento ai dettagli, quasi perfezionista. Si sa che Burak è un attore che prende molto sul serio il suo lavoro, studia a fondo i personaggi e cerca di dare il massimo in ogni scena. Questa sua dedizione, a volte, potrebbe essere interpretata come eccessiva da chi ha un approccio più rilassato. Neslihan, d'altra parte, veniva descritta come un'attrice più spontanea, istintiva, che amava improvvisare e sperimentare sul set. Questa sua naturalezza, questa sua capacità di lasciarsi trasportare dalle emozioni del momento, potrebbe essere vista come una mancanza di preparazione o di disciplina da chi preferisce un approccio più strutturato. Questa differenza di approccio, secondo alcuni, avrebbe potuto generare qualche attrito, qualche scintilla, magari anche discussioni accese dietro le quinte. Un'altra indiscrezione che ha contribuito ad alimentare il gossip riguarda le rispettive vite private. Sappiamo tutti che Burak è sposato con Fariye Evcen, un'altra attrice molto famosa in Turchia, e che la coppia è molto amata e seguita dai fan. La loro storia d'amore è un vero e proprio romanzo, un sogno per molti. Ma la presenza di Fariye sul set di Kara Sevda avrebbe creato qualche imbarazzo? Forse una sorta di gelosia professionale o personale. Ricordiamo che Fariye è una delle attrici più apprezzate in Turchia e che la sua presenza sul set, anche solo come visitatrice, potrebbe aver creato un certo nervosismo. Neslihan, a sua volta, è sposata con Kadir Dulu, anche lui attore, e anche loro formano una coppia molto popolare. Si diceva che la dinamica tra le due coppie, le interazioni, i sguardi, potessero aver contribuito a creare un clima di tensione sul set. Immaginate le cene di gruppo, le feste di fine riprese, gli eventi pubblici a cui partecipavano entrambi. Ogni occasione poteva essere un terreno fertile per il gossip e le speculazioni.
È importante sottolineare che Fariye e Neslihan sono considerate due delle attrici più belle e talentuose della Turchia, e la competizione nel mondo dell'OSP spettacolo è molto alta. Quindi, è possibile che ci sia stata una sorta di rivalità, magari alimentata dai media e dai fan, che ha contribuito a creare un clima di tensione. I fan, si sa, sono molto affezionati ai loro idoli e spesso tendono a schierarsi, a difendere i loro beniamini a spada tratta. Questa passione, a volte, può sfociare in vere e proprie guerre sui social media, con commenti al vetriolo e accuse infondate. E i media, spesso, cavalcano l'onda del gossip, amplificando le voci e le speculazioni per aumentare il numero di click e le vendite. Un altro elemento che ha contribuito ad alimentare il gossip è stata la scarsa interazione tra Neslihan e Burak al di fuori del set. A differenza di altre coppie televisive, che continuano a frequentarsi e a sostenersi anche dopo la fine della serie, Neslihan e Burak non sono mai stati visti insieme in pubblico. Ne hanno mai rilasciato dichiarazioni congiunte. Questo ha fatto pensare a molti che il loro rapporto fosse puramente professionale, e che non ci fosse alcuna amicizia o affetto genuino tra loro. La mancanza di foto insieme sui social media, l'assenza di commenti e like reciproci hanno alimentato ulteriormente i sospetti. Immaginate le aspettative dei fan, che sognavano di vedere Kemal e Nihan felici e innamorati anche nella vita reale. La loro delusione, forse, ha contribuito a creare un'immagine negativa del rapporto tra Neslihan e Burak. Va detto, però, che molti attori preferiscono mantenere una certa distanza tra la vita privata e quella professionale. E che il fatto di non essere visti insieme non significa necessariamente che ci sia una difficoltà tra loro. Potrebbe semplicemente essere una scelta personale, una volontà di proteggere la propria privacy e di evitare speculazioni inutili. Molti attori, soprattutto quelli che hanno una vita privata molto esposta, preferiscono evitare di alimentare il gossip e di dare in pasto ai media ogni dettaglio della loro vita. Questo è comprensibile, soprattutto se si considera l'invasività dei paparazzi e la pressione dei social media. Negli anni, sia Neslihan che Burak hanno rilasciato alcune dichiarazioni sul loro rapporto, ma sono sempre state molto vaghe e diplomatiche. Nessuno dei due ha mai ammesso apertamente di avere dei problemi, ma nemmeno hanno smentito categoricamente le voci che circolavano. Questo atteggiamento ambiguo ha contribuito a mantenere vivo il gossip e a lasciare spazio a diverse interpretazioni. La diplomazia, in questi casi, è fondamentale per evitare di alimentare ulteriormente le polemiche e di danneggiare la propria immagine. Ma, allo stesso tempo, la mancanza di chiarezza può essere interpretata come una conferma implicita delle voci che circolano. Alcune fonti vicine ai due attori hanno riferito che, in realtà, non c'è mai stata una vera e propria difficoltà tra Neslihan e Burak, ma semplicemente una mancanza di affinità personale. Si dice che i due abbiano caratteri molto diversi e che non abbiano trovato molti punti in comune al di fuori del lavoro. Questo non significa che si siano odiati o che abbiano litigato, ma semplicemente che non sono diventati amici. Forse avevano interessi diversi, hobby diversi, modi di pensare diversi. E questo è perfettamente normale, soprattutto se si considera che provengono da background diversi e che hanno avuto esperienze di vita diverse. È importante ricordare che non tutti devono essere amici, e che è perfettamente normale che due colleghi di lavoro non abbiano un rapporto particolarmente stretto. L'importante è che siano in grado di collaborare in modo professionale e di portare a termine il loro lavoro in modo efficace. E, in questo senso, Neslihan e Burak hanno dimostrato di essere dei professionisti impeccabili, creando un'alchimia incredibile sullo schermo nonostante le presunte difficoltà personali. La loro bravura, la loro capacità di interpretare i personaggi in modo convincente, ha fatto dimenticare ai fan qualsiasi eventuale problema personale. Un altro aspetto da considerare è il ruolo dei media e dei social media nella diffusione del gossip. Spesso, le voci vengono amplificate e distorte dai media per creare sensazionalismo e attirare l'attenzione del pubblico. I social media, a loro volta, contribuiscono a diffondere rapidamente le informazioni, anche quelle non verificate, creando un effetto palla di neve che rende difficile distinguere la realtà dalla finzione. I titoli ad effetto, le foto rubate, i commenti anonimi, contribuiscono a creare un'immagine distorta della realtà e a fomentare l'odio tra i fan. Quindi, è possibile che la presunta difficoltà tra Neslihan e Burak sia stata esagerata dai media e dai social media, e che la realtà sia molto più semplice e banale. Magari i due attori non sono diventati amici,
ma si sono rispettati e hanno lavorato insieme in modo professionale, creando un prodotto di successo che ha appassionato milioni di persone in tutto il mondo. E questo, alla fine, è ciò che conta di. Vero. Un elemento aggiuntivo da considerare è la pressione che subiscono gli attori in Turchia, un mercato televisivo estremamente competitivo. La costante esposizione mediatica, le aspettative dei fan, la necessità di mantenere alta la propria popolarità, possono creare un ambiente stressante e difficile da gestire. In questo contesto, è facile che nascano tensioni e incomprensioni, soprattutto tra attori che lavorano a stretto contatto per lunghi periodi di tempo. In conclusione, la verità sulla presunta difficoltà tra Neslihan Atagul e Burak Özçivit rimane un mistero. Non ci sono prove concrete che dimostrino l'esistenza di un vero e proprio conflitto, ma nemmeno ci sono elementi che smentiscano categoricamente le voci che circolano. Probabilmente, la realtà sta nel mezzo. I due attori non sono diventati amici, ma si sono rispettati e hanno lavorato insieme in modo professionale, creando un'alchimia incredibile sullo schermo. E questo, alla fine, è quello che conta per noi fan. Ricordiamoci, però, che il mondo dello spettacolo è pieno di segreti e di misteri, e che spesso quello che vediamo non è la realtà. Quindi, prendiamo queste informazioni con le pinze e continuiamo ad ammirare il talento di Neslihan Atagul e Burak Özçivit, due icone del cinema e della televisione turca. Due artisti che, con il loro lavoro, ci fanno sognare e ci regalano emozioni uniche. Bene, amici, siamo giunti alla fine di questo video. Abbiamo cercato di svelare il mistero della presunta difficoltà tra Neslihan Atagul e Burak Özçivit, analizzando le voci, le indiscrezioni e le testimonianze che circolano da anni. Abbiamo visto che non ci sono prove concrete di un vero e proprio conflitto, ma che probabilmente i due attori non sono diventati amici, pur avendo lavorato insieme in modo professionale. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia fornito qualche spunto di riflessione. Se avete opinioni o commenti da condividere, non esitate a lasciarli qui sotto. Siamo sempre felici di leggere i vostri pensieri e di interagire con voi. E ora, l'ultima cosa che vi chiedo è di mettere un bel mi piace a questo video, di condividerlo con i vostri amici appassionati di soap opera turche e, soprattutto, di iscrivervi al nostro canale se non l'avete ancora fatto. Il vostro supporto è fondamentale per noi e ci aiuta a continuare a creare contenuti interessanti e coinvolgenti. Grazie per aver guardato il video e alla prossima. Ciao!